Benvenuti finalmente amici nel primo episodio di questa serie che ci accompagnerà alla scoperta di varie città d'Europa, speriamo il più possibile, e iniziamo questa scoperta dalla città di Graz. Devo dire che molti hanno detto che è una città sottovalutata. Io oggi faccio un giro di perlustrazione, vado a fare un giretto in centro perché rimarrò qui una settimana, visto che il parcheggio per una settimana dove mi trovo io a un quarto d'ora a piedi dal centro costava 55 euro per 5 giorni. Il weekend non si paga, quindi ne ho approfittato. Inoltre ho anche sbagliato a pagare perché oggi praticamente non viene più considerato, quindi posso stare qua fino a lunedì. Avrò quindi tutta una settimana per poter scoprire quello che ha da offrire questa città, anche se ho visto che è quasi tutto quanto nel centro. Adesso quindi vado a farmi un giretto di perlustrazione, poi ritorno perché non c'è neanche tante informazioni e poi da domani inizieremo a girarla insieme e vediamo che cosa ha da offrire. Devo dire che il primo impatto non è male, c'è anche la spiaggetta, tantissimi ciclisti e qui devo dire che rispettano le regole anche con la segnaletica. Guardate anche questa cosa per i turisti che vi dice dove siete, ma vi dice anche il tempo di percorrenza con i vari numeri che ci vogliono per raggiungere tutti i vari monumenti sparsi. Ecco, come avevo detto, Graz è praticamente concentrata quasi tutto nel centro. I palazzi devo dire che sono belle. Questa praticamente, amici, è la piazza principale, si può dire. Quello lassù in alto, che penso andremo domani mattina, è la torre orologica, che si vede anche tutta la città dall'alto, e questa qui è la piazzetta centrale. Molti ciclisti, davvero molto, ci sembra una mini Amsterdam, dai. Quando arriverò a Amsterdam potrò paragonarla forse. Guardate il signore che cosa fa con il legno. Tagliatore come si faceva una volta. Opla. Forse mi ha visto che lo riprendevo e si è emozionato. Comunque può succedere, può succedere perché la lama lì è molto sottile e quando si fanno quelle cose da falegname posso dirvi che può succedere. La piazzetta mi sta piacendo, guardate anche il monumento qua dietro. La piazzetta mi sta piacendo. Qui cosa abbiamo? Penso dolci tipici. Il tram. Guardate che belli questi palazzi, tutti diversi ma belli, piacevoli. Guardate che bordello, ce n'è di gente a Graz. Domani ci aspetta quella scalinata qui per salire lassù in cima. Forse una settimana a Graz è troppa. Aveva ragione il mio amico Matte quando nel sondaggio ha detto meglio non starci una settimana, però domani devo fare qua lì. Però sai, ho già pagato, ora ne approfitto e sto qua. Per salire là in alto, volendo, si può usare anche l'ascensore, costa 8 euro e qualcosa. Inoltre per scendere potete usare o nuovamente l'ascensore oppure c'è anche lo scivolo più alto d'Europa o del mondo, passa proprio in mezzo alla montagna ed è bello, ovviamente è coperto, però non sono molto friendly con gli animali, almeno questo è quello che ho visto lì, magari negli altri posti mi sbaglio e quindi a noi ci toccherà salire e scendere a piedi.
Mi ha preso per il culo anche il tipo perché non gli ho dato gli euro. Ci sta, perché non ce li ho. Domani comunque se lo becco glieli do volentieri. Anche qui ovviamente si mangia. Direi il tipo, no? Paninozzo con la salsiccia, col wuster, quello che è. Prezzi non ve li so dire. 5,90 €, 3,90 €, un hot dog 5,80 €. Valutate voi se sono prezzi buoni o alti. Ci sono anche quelli del circo che ti fanno la magia, beh. Questa deve essere la via centrale, che è quella che arriva fino in piazza. Bene o male mi sono già fatto un'idea generale, ora rientro, vado a prendere un po' di appunti, andiamo a vedere che cosa c'è veramente di interessante da fare e noi amici ci vediamo tra un secondo per voi, per me domani, che iniziamo un giro alla scoperta di Graz. Buongiorno amici e benvenuti in quella che sarà la seconda e forse ultima giornata alla scoperta di Graz, perché controllando bene online ho notato che Graz è una città ovviamente piccolina, da come potete aver capito, e le cose principali da vedere sono prevalentemente al chiuso per la maggior parte. Ci sono alcuni musei che sono molto interessanti, ma io non sono mai stato un amante dei musei. Anche quando ero a Budapest non sono ad esempio mai stato a vedere all'interno del Parlamento. Preferisco vedere le cose, tra un po' quelli là si accoppano, preferisco vedere i palazzi, i monumenti dall'esterno, e Graz da questo punto di vista ha prevalentemente due cose da vedere, cioè l'orologio e quello che c'è di fianco, se mi ricordo bene, ma non mi ricordo il nome. Ci sono anche i mercatini che mi hanno detto sono molto interessanti qui da vedere, ma siamo ad aprile e quindi di mercatini non ce n'è nemmeno l'ombra. Per cui se volete venire a Graz, per il momento mi sento di consigliarvela tranquillamente per farvi un bel weekend. Città tranquilla, molto ciclabile, molti sportivi, e se volete passarvi un weekend potete venire tranquillamente in questa cittadina che secondo me merita. Se siete amanti dei musei ve la consiglio perché ci sono alcuni musei interessanti, ma adesso noi ci dirigiamo nel centro della città e andiamo a vedere questo famoso orologio che è anche il simbolo della città, e vedremo anche la città dall'alto. Un tipo in bici si è fermato per farmi passare. Mai capitato una roba del genere. Sono le 9:30 e diciamo pure che la città si sta iniziando a svegliare, preparare adesso per la giornata. Ecco i negozi, quelli interessanti, che piacerebbero a tanti miei amici. Vediamo che c'è il nostro amico Chip Chip. Chi c'è, Joker? Chi va? Chi va? Hi. Promessa mantenuta, il tipo stava fumando la paglia, doveva ancora iniziare diciamo l'orario di servizio, anche ringraziato perché gli ho dato 2 euro, era contento. No. Adesso però bando alle ciance ragazzi, perché adesso si sale. Ho bisogno di fare sport. I signori qua dietro sono più arzilli di me. Sto per morire. Se venite coi bambini prendete l'ascensore. Vacca se sono ripide ste scale. È ancora finito. Sono arrivato in cima, sono quello che è arrivato su più disfatto, però questa è la vista della città. A girarla sembra molto più piccola, a vederla da qui sembra molto più grande. Ovviamente le cose principali sono nel centro. Guardate anche quell'edificio che sembra
una sorta di polmone, se mi passate la parola. Questo che vedete, spero si veda bene, è il bastione delle Stalle. È stato costruito nel 1544, le mura sono alte oltre 20 metri in alcuni punti e sono larghe 6 metri. Guardate veramente quanto è alto, non sembra ma è imponente. Cavolo, ancora si sale, non ne posso più. Essere saliti ne è valsa la pena, perché mi ero dimenticato di una cosa che tutti quanti consigliavano di vedere. Eccola. Salite tutte le salite che ci sono, si arriva qui. Questo è il padiglione cinese, da dove in teoria si deve vedere tutta quanta la città. Per chi fa meditazione, anche come me, penso che fare meditazione qui sarebbe molto bello, alla mattina senza gente. Adesso questa qui, guardate che adesso questa qui cade in diretta. La città si espande anche da questa parte. È più grande di quello che pensavo. E questa, amici, è la famosa torre dell'orologio, che si dice sia qui già dal 1250. Poi dopo è stata risistemata, sono state aggiunte quelle cose di legno nel 1500. Ho visto queste informazioni da dietro la colonna, che c'è un monumento che spiega, e da qui si vede tutta la città. Per gli amanti, guardate che chicca che c'ha questo negozio di antiquariato, Pluto, là c'è Topolino col telefono. E continuiamo la scoperta di Graz, questa cittadina austriaca, devo dire mi sta molto colpendo, e continuiamo la scoperta in un modo che non ho ancora visto molto su YouTube, se non solamente in canali dedicati esclusivamente a questa cosa, e cioè i walking tour. Adesso giro la telecamera e faremo insieme una passeggiata virtuale qui per il centro, in modo che anche voi possiate sentirvi come se foste realmente qui a camminare. Se questa cosa a qualcuno non può piacere, può skipparla e andare oltre. Iniziamo questa passeggiatina per il centro di Graz. Questa zona devo dire che ci sono anche molti negozi, non ho ancora visto negozi di lusso fino adesso, devo dire la verità. Forse si trovano in un'altra zona e questa è più concentrata sul turismo e senza, come si dice, escludendo la parte del lusso. C'è un odore di brodo che è invitante. Kannst du ihm sagen, das macht nochmal die Ellen.
abbiamo Swarovski. Wow. Dolcetti tipici là. Swatch. Guardate dove fanno colazione quei signori. Ti prendi un caffè e ti godi la vista su questa passeggiata, che è più lunga di quella che immaginavo. Bene, bene, bene. Anche qui ragazzi ci sta il kebab, Vediamo quanto costa qui una pita. Una pita 13, 15, 8 Virosh pita 6,60 €. Pita. A Budapest costano di meno ovviamente, però qui siamo in centro in una città austriaca. Continuiamo questa passeggiatina. Sono le 11 di mattina e già molti stanno mangiando, sgranocchiando, c'è molta gente in giro ed è mercoledì mattina. Molti sono turisti, ci sono molte scuole, è una città molto viva anche durante la settimana. Diciamo che quando si sveglia un po' tardi, ma quando si sveglia si vedono tutte le persone fuori contemporaneamente. Poi questo, essendo il centro della città, sicuramente ci sarà più casino rispetto ad altre zone. Na skолько юбка? Evet sonra. Kosmoda turuna bir
E il nostro amico clown oggi ha cambiato zona di lavoro. Chissà quanto guadagna facendo questo tutti i giorni, perché comunque turisti, guardate che ce ne sono, E dopo questa passeggiatina per il centro di Graz, cosa dire di Graz? Questa città austriaca, secondo me, sottovalutata da un certo punto di vista, perché è piacevole da visitare, è una città che ho trovato tranquilla, con i suoi parchi dove potersi rilassare, i suoi musei da poter visitare. Magari i prezzi di alcune cose li ho trovati un tantino alti, forse per noi italiani, ma non sono magari alti per chi vive qui e sono proporzionati con i loro stipendi, questi non lo so. Quindi che dire di Graz? Una città che merita di essere scoperta, di venire a farsi magari un weekend, 2, 3, 4 giorni. In 3 giorni secondo me si vede tutta. Io ho visto le cose principali, perché questo qui è il mio obiettivo, vedere le cose un po' principali dall'esterno e poi dopo passare, diciamo, alla tappa successiva, ma devo dire che Graz, come prima città di questo viaggio, mi è piaciuta. Io spero che questo primo video sia piaciuto anche a voi, sicuramente mi migliorerò col tempo. Noi ci vediamo al prossimo episodio, mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perderete la prossima città. Ciao a tutti!